Una delle domande che ci facevano più spesso familiari e amici è: ma com'è la vostra giornata tipo? Cosa fate tutto il giorno in vacanza? Allora, il viaggio ormai è la nostra vita e la nostra vita è viaggiare adesso, no? Non è che siamo in vacanza e quindi facciamo le cose che solitamente facciamo in vacanza, perché per noi non è semplicemente una vacanza di una settimana, no? Ormai questa vacanza dura da 2 anni e quasi 2 anni e mezzo. Allora, è difficile anche rispondere alla domanda com'è la giornata tipo, perché dipende. Molte volte le nostre giornate tipo sono tutte sull'autobus. Altre volte invece abbiamo la possibilità di riposare, tra virgolette, un pochettino, per cui non prendere nessun mezzo, non avere nessuna scadenza, e allora ci dedichiamo a quelle che sono le attività quotidiane. Quindi le solite cose che si fanno a casa. Quindi tutto quello che riguarda la casa, quindi pulire una casa, pulire i vestiti, lavare i vestiti soprattutto. In molte parti del mondo abbiamo trovato delle lavanderie economiche, però in altre parti del mondo, quando riusciamo, ci piace poter lavare noi, no? Le nostre cose, per risparmiare un po' di soldi e anche per tornare un po' al minimalismo che c'era una volta, no? Quando non si avevano le lavatrici ma si lavava a mano. Sano olio di gomito. Sì. E poi soprattutto c'è Rebecca con noi 24/7, quindi ovviamente una bambina che ha bisogno di andare al parco giochi e di stare con le altre bimbe. Dove? Tu vai al parco con questi, amore? Al parco sì. Ah, con i tuoi libri, amore. Ah, perfetto, ok, bene. Quando andiamo a un parco giochi, quando non usciamo, è lei che magari ci chiede di fare qualche attività insieme, come per esempio leggere o sfogliare un libro, come colorare, come disegnare, come imparare a leggere e a scrivere, così che tutto è cominciato un po' per gioco e poi ora si diverte anche a mettere insieme le lettere e trasformare quelle che sembrano dei simboli senza senso in parole con significato. Sì, Rebecca ha 5 anni, lo ricordiamo, attualmente ovviamente non dovrebbe andare a scuola, però già ci chiede lei di fare queste cose, quindi scrive e legge. Alcune parole le legge anche in spagnolo in realtà. E quindi anche parte della giornata è dedicata a questa. Poi ci sono dei giorni in cui il papà, perché è sempre il più creativo con i giochi eccetera eccetera, si inventa delle cose particolari, come caccia al tesoro a casa. Facciamo la caccia al tesoro? Sì! Allora, aspetta. Indizio numero 1. Se il tesoro vuoi trovare, a caccia dovrai andare. Cerca dove la mamma riposa, magari vicino a un cuscino rosa. Dov'è, amore? Non so. Indizio numero 2. Fa freddino fuori in cortile. Magari lì tra le pile di bottiglie abbandonate troverete ciò che cercate. Cioè, scrivi così male che non riesci neanche a leggere. Sono un artista. Un gatto! Ciao gatto, ciao amicina, ma sei venuto ancora da noi? Ciao, Micio Mao. Cosa c'è? Una mollettina? Ciao, piccoletto. Una mollettina là. Un biglietto? Un biglietto, amore? Numero Facciamo- 3.
Lo guardi per essere più bella, per pulirti come una stella, ma dietro nasconde qualcosa. Forse sotto il pettine trovi una cosa. Guarda sotto il pettine. Dov'è che è il pettine? Qua. Sotto il pettine. Quale? Già trovato! Ah. Indizio numero? 4. Vediamo se c'è il 4. C'è il 4? C'è il 4. Sotto la televisione c'è un grande cassettone. È entrato, adesso no. Fossi in voi, io li guarderei, magari c'è un tesoro, oppure degli obei. Numero? Credo che sia il 5. Vediamo. Sì, 5, perfetto. Al tesoro sei vicina, prova ora in cucina. Un indizio più, come si può dire, specifico? No, specifico c'entra con la colazione. Ah. Cosa c'entra con la colazione? Ci siete vicini. Credo sia lì, amore. Dove? Nelle cose che mangi a colazione, i waffle. Ah. Numero? Cosa hai spesa quindi? 6. 6. È ora di scatenarsi. Se il tesoro vuoi trovare, dove giochi con l'acqua dovrai cercare. Micciona. È qui che giochi con l'acqua, amore? Sì. E dove sarà, amore? Prova a spostare un po' di cose. Eccolo! Numero 7. Benissimo. È tempo di rivoluzione. Forse c'è qualcosa sotto al lettone. Oppure che ci sono i ragni. Ma che ragni! Whisky il ragnetto non c'è, amore, non ti preoccupare. L'hai visto tu? È tutto sporco. Tutto sporco. Numero 8. Numero 8. Numero 8. Ah, ciao Miccione! Ciao piccoletta! Numero 8. Il tesoro troverai se in soggiorno cercherai. 3, 2, 1, via. Soggiorno, questo amore. Questo tesoro è qua. Tesoro è qua ed è un gatto! No, non è il gatto. È un tesoro. Il tesoro è un tesoro. Cosa manca? Tesoro. Manca proprio il tesoro. Dov'è che era? Dov'è che era lì? No, dov'è che era qua? Era qui, vero? Manca proprio un tesoro. Cercare.
bambino. Certo. Eccolo! Ciao! Tesoro! Abbiamo trovato il tesoro, amore! Però amore il gatto è scappato, si è spaventato perché papà. Amore, hai trovato il tesoro, muy bien! Ciao Miciona! Vuoi giocare con Miciona? Adesso dobbiamo mettere a posto anche tutte le bottiglie. Ciao Miciona! Il tesoro. Brava amore, muy bien! Dentro devo cercare. Basta, finito. Da circa un anno a questa parte abbiamo iniziato a creare 2 nostri progetti a cui crediamo molto, e uno è Anomadi e l'altro è Viento Perdido, che è un blog che porto avanti io, e quindi la nostra giornata passa anche dal lavoro, quindi dalla creazione dei contenuti per Anomadi e per Viento, e quindi abbiamo bisogno anche di tempo per lavorare al PC. Elena sta cercando di spiegare a marketing a Mirko. Io sono Mirko, lei è Elena. Hai un canale social soprattutto e dici, poi dici con questo meraviglioso, come si chiama, vaso, ho fatto dei meravigliosi disegni, e poi metti il link, vai a Amazon, affiliazione, fine, basta. Finito. Però il vaso non disegna, sono le matite che disegnano. Sì, ma le matite senza vaso non sono nulla. Ciao 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 ciao. Non è chiaro. No, per niente. I PC una volta erano 2, Adesso no, ora il PC è 1. perché siamo diventati minimalisti. No, perché Mirko ha deciso di far cadere il caffè. È stata una casualità. Una casualità di far cadere un caffè sul suo computer, si è completamente distrutta la scheda madre, e quindi niente, adesso siamo più minimalisti, come dice lui, vediamo il lato positivo della cosa, e quindi ci dividiamo anche questo computer, e quando riusciamo lavoriamo anche col cellulare. E tra gli altri compiti che ci troviamo ad assolvere, perché ormai è un compito vero e proprio, abbiamo anche quello del trucco e parrucco della nostra bambina, e ci chiede di copiare alcune acconciature, di copiare alcuni trucchi, ovviamente con creatività. Sì. Anche in questo caso la creatività del papà si vede per le acconciature e per i trucchi. Devo dire che è lui l'artista, ama disegnare, quindi disegna anche sulla faccia di Rebecca. Amore, perché muovi le labbra? Un altro punto fondamentale della nostra famiglia è il cibo, per cui a noi piace provare quelli che sono i piatti tipici di una regione. Ovviamente non possiamo mettere tutti quelli che abbiamo mangiato dall'inizio del viaggio ad oggi, però ce n'è uno in particolare che soprattutto qui in Argentina sempre ci ha accompagnato, che sono le empanada. E qui vi lasciamo il video di quando abbiamo imparato a fare le empanada con una nostra amica argentina. 29 tipi diversi di empanada. Noi amiamo questa empanada, che è Empanada House. Alcuni nostri amici che abbiamo conosciuto qua dicono che non sia la migliore, ma noi la amiamo. E queste sono tutte quelle che abbiamo provato finora, le rosse. Le verdi sono quelle che non abbiamo, che non ci sono purtroppo.
non le fanno più, e le altre sono quelle che mancano. Oggi Mirko proverà la pollo, che ha pollo, miele, birra e mozzarella. Io mangerò la vegetariana, quindi con tutte le verdure. Poi mangio, cosa mangerò? Non ricordo più. Comunque Mirko poi mangia la carne tagliata al coltello con cipolla, uovo sodo e olive verdi. E Rebecca invece i 4 formaggi del mondo. Meraviglioso. Apriamo questo meraviglioso scrigno dei tesori. Il profumo sarebbe bello che arrivasse fino lì, ma purtroppo non ci arriva. E ogni impanata ha appunto un iniziale, per esempio MC, e quindi si va a vedere MC che cos'è. Non la trovo. Ah, MC, la portegna, mozzarella e cipolla. Io voglio la mia 4 formaggi. La tua 4 formaggi. Dobbiamo cercarla, 4 formaggi. Cos'è la 4 formaggi? 4 queso, eccola qua. Eccoci qua. La tua 4 formaggi. Occhio che scotta, occhio che scotta. Proveggio. Papà. Ti piace questo formaggio? Ah, cibi, Che credo. ricca. Le tue sono sicure? Cos'è la tua? Vediamo cos'è. MC. Cosa c'è dentro? Cipolla. Cipolla e... Mozzarella. E com'è? Cipollosa. Il profumo è buonissimo. Rebecca, la tua con i 4 formaggi. formaggi. Mamma mia, che buona. La mamma non può mangiare. La mamma non può mangiare. Il formaggio non li fa bene. No, sono intollerante al lattosio, vero amore? Così te la puoi mangiare tutta tu. Sei felice, Rebecca? Di mangiartela tutta? Sì. Bene. La mia vegetariana. Senza formaggio. Mirko e Rebecca amano cucinare e quindi prendono alcune ricette italiane e le fanno anche in giro per il mondo. E le distruggiamo. Con quello che abbiamo, ovviamente non abbiamo tutti gli attrezzi che avremmo in Italia, però insomma quello che abbiamo nelle case dove stiamo, insomma, lo prendiamo ben volentieri. Eccoci qua, piccola aiutante. No, aspetta. Piccola aiutante, che cosa faremo oggi? La torta. Quale torta? Cioccolato. Cioccolato e yogurt. Questa è una ricetta ultra segreta, segretissimissima, vero? Perché nessuno la conosce, ma tutti la vogliono. E noi oggi vi faremo vedere. Anche io voglio questa ricetta, voglio mangiarla. Ah, tu vuoi mangiarla, sì, vuoi la ricetta. Perfetto, adesso vi presentiamo gli ingredienti. Ne manca uno. Aspetta, manca lo zucchero. Eccoci qua. Yogurt. Aspetta, ecco, la nostra aiutante vi spiegherà gli ingredienti. Primo, Yogurt. poi Come si chiama? cacao? No, cannella. Cannella. Cannella, perché oggi usiamo la cannella al posto del cacao. No. Come si chiama? Cioccolato. Cioccolato. Olio. Olio. Farina. Uova. Zucchero. Perché usiamo l'olio? Perché se no si attacca. Sì, e poi perché la mamma non può Mangiare la lattosio. Perfetto. Prima però di cominciare a preparare la torta, andiamo a lavarci le di corsa. Primo passaggio, mettere le uova. quante sono? 3. Poi Yogurt. lo yogurt, vai. Perché il segreto di questa torta sta proprio nel bicchierino dello yogurt. Noi useremo questo per calcolare le giuste misure, ok? È tutto pulito? Cosa facciamo con quello? Cosa facciamo con quello? Cosa? Dai. Adesso, intanto che la nostra aiutante sta mescolando, riempiamo il nostro bicchiere di un misurino
di olio, un olio di semi noi usiamo, ok, perché così non ha il sapore troppo forte, e lo aggiungiamo. Mescola, 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 benissimo. Adesso aggiungiamo un pochino di polvere di cannella, perché non abbiamo il cacao, così per dargli un po' di profumo. Ok. Per chi avesse un mixer o un robot sarebbe perfetto, noi ovviamente non ce l'abbiamo, perché tutto dipende da quello che troviamo nelle case in cui andiamo. Capita delle volte che abbiamo a disposizione un frullatore, allora usiamo anche il frullatore, che continua a girare, a girare, a girare. Aggiungiamo ancora un bicchierino di zucchero, gira, 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 gira. Tutto, perché adesso dobbiamo togliere tutto quello che è rimasto incastrato qua, e dopodiché andremo a tagliare il nostro cioccolato. Pezzo. Cosa? Cosa? Cosa hai detto? Un pezzo Mangiare un pezzo di che cosa? di cioccolato. Ah, noi intanto abbiamo tagliato il cioccolato, non pezzettini troppo fini, neanche troppo grandi. Guarda che ne sparisce uno qua. Ah, beccata! Che adesso andremo ad aggiungere alla nostra ricetta. Continuiamo a mescolare, è comparso anche il lievito, eccolo qua. Solitamente mettiamo mezza bustina di quelle che sono già pronte. Di solito sono le bustine che si usano per mezzo chilo di farina, e noi ne usiamo una mezza bustina, perché andremo a utilizzare adesso 3 bicchierini di yogurt pieni di farina. Adesso abbiamo finito di mescolare tutto, e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterlo nella tortiera, che abbiamo però unto per non farsi attaccare. Dopo la mettiamo nel forno, per cui adesso la versiamo nella tortiera. Sono venute fuori una tortiera e una un po' più piccolina. Perché ridi? Dai, fai quello che devi fare. Non ti nascondere. Allora lo faccio io. È buono? Ah sì, considerando che è farina cruda. Per cui adesso lo andiamo aspettiamo che il forno sia caldo, e poi la inforniamo a 175-180 gradi per circa 35-40 minuti. Abbiamo finito, è passato il tempo. Adesso si effettua la classica prova dello stuzzicadente, per cui vediamo se è cotta completamente. Il colore è molto bello. Stuzzichino. Stuzzichino. Perfettamente pulito. È cotta, anche un po' bruciacchiata sui bordi, per cui nessun problema. Anche quell'altra piccolina. Amore, grazie che lavi tu tutto. Sei assai gentile. Adesso svegliamo come sono venute queste tortine. Oh. Guardala. Buonissima, buon appetito. In più Porto Madryn ci ha regalato anche emozioni incredibili, perché per un caso fortuito abbiamo conosciuto una famiglia che ci tenevamo a salutare in modo particolare, per cui Aleandro, Emma e Andrea e tutta la loro famiglia, perché poi ci hanno aperto un mondo, ci hanno presentato le loro famiglie, ci hanno portato a casa, hanno cucinato per noi abbiamo provato a cucinare per loro. Vabbè, è una storia molto bene, però molto lunga, e volevamo concludere questo video ringraziando loro, perché hanno reso il tempo che noi abbiamo passato qui a Porto Madryn qualcosa di sensazionale, incredibile, soprattutto con la festa di compleanno che hanno organizzato a Rebecca. E grazie, siete state delle persone incredibili. sì, è stato assurdo, perché li abbiamo conosciuti proprio nel supermercato dell'altro video. Se te lo sei perso te lo linkiamo qua.
E così parlando dov'è il lievito per la pizza, loro ci hanno detto: ma siete italiani? Allora se vi compriamo gli ingredienti fate una pizza per noi? E noi certo. In realtà la prima volta ci hanno fatto loro l'asado, un asado incredibile in casa loro. Poi c'è stata la nostra pizza, che purtroppo è venuta così così. E poi ci sono stati un sacco di giorni passati insieme, anche loro hanno questa bimba che ha 2 anni in più di Rebecca. E quindi abbiamo passato giornate fantastiche, ci invitavano tipo la domenica all'asado con loro, davvero sembrava quasi di stare a casa, no? In famiglia. E quindi un abbraccio grande, parte del nostro cuore rimarrà a Puerto Madryn e noi ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto o iscritta e mettici pure un commento, saremo felici di risponderti. Un abbraccio! Ciao!